cominciamo. Ci sono due posti in prima fila. Ecco, ciao. Ti ringrazio. Abbiamo aspettato. Ci sono due posti, sono due posti. Ciao, buonasera innanzitutto. Ciao. Buonasera. Buonasera. Adesso facciamo veramente. Allora, presentiamo il secondo romanzo di Francesco Zani, Come ti difendi. Io ero già stato a presentare il primo, Parlami. Sì. E è la storia, la doppia storia, perché Sergio e Armando, due ragazzi, almeno quando comincia la vicenda, siamo negli anni 70, sono giovanissimi, uno sembra avviato a un'attività tipica di Cesenatico che è la marineria, insomma la pesca, l'altro sembra avviato, sembra ben avviato a un'altra attività tipica di Cesenatico che è il tennis. Sì. C'è una tradizione cesenatico, non ho più campi da tennis. Ricordo così, è un passant che ricorderemo fra poco, abbiamo perso l'estate scorsa, un grande poeta, Stefano Simoncelli, che oltre a essere un grande poeta era un appassionato tennista, tanto che, questa è una cosa che mi hanno detto, avrebbe richiesto nel testamento che le ceneri fossero sparse nel suo campo da tennis preferito. Si diceva il campo 4 del circolo di Riabba. Bravo, Non so bravo, se- quello lì, che mi sembra una cosa bellissima. E molte persone, io ho fatto un piccolo ricordo sui social, molte persone hanno scritto, ma non sapevo che fosse anche un poeta, lo conoscevo come tennista, per dire che sono due attività tipiche di Cesenatico. Allora, in questo libro, come nell'altro, c'è questa ambientazione, perché anche l'altro libro era ambientato a Cesenatico, si sente il sapore, no? Della nostra terra, della nostra cittadina, con anche l'aggiunta sapida e difficile da controllare del dialetto, no? Perché tu hai scritto un libro ambientato qui, ma come dire, per il mercato nazionale, insomma, non pubblica Mondadori, non pubblica un editore locale, quindi ci sono centellinate di espressioni in dialetto romagnolo, insomma, ben calibrate, subitaneamente tradotte in italiano, eccetera. Chi ha apprezzato il tuo primo libro ti ritrova, nel senso che ritrova una voce che ha apprezzato. Cioè io sono stato contento di scoprire che anche questo libro qui era ambientato lì, anche se poi i personaggi sono completamente diversi, sono altri, la vicenda è differente. Allora mi viene spontanea una domanda, anzi una specie di serie di domande, un grappolo di domande che immagino ti sarai fatto anche tu, cioè ci sono degli scrittori che sono legati a un luogo, cioè Sciascia o anche solo Camilleri che parla della Sicilia, oppure Cormac McCartney che parla di una certa zona dell'America. Hai pensato che questa sia la tua cifra stilistica, che i tuoi libri saranno ambientati, non dico tutti a Cesenatico, ma comunque avranno questo sapore a Romagna, oppure avevi in mente di fare, non so, una trilogia e poi fermarti, oppure è stata una pura casualità che tutti i primi due libri sono ambientati a Cesenatico, non lo sai neanche tu, non so, immagino che tu ti sarai fatto questa domanda. Grazie della domanda, grazie a tutti ovviamente. Siamo in un posto molto bello che io non conoscevo, però mi è stato suggerito, e in effetti era perfetto anche per l'ambientazione del libro. O qui o in un campo da tennis. Esatto, abbiamo anche pagato un attore che sta facendo finta di lavorare qui dietro di noi che prende un gettone per la presentazione, no scherzo, a parte, anzi grazie a lui che ci ospita e ci sopporta oggi, che sta facendo un lavoro vero. E no, allora mi sono chiesto l'ambientazione e quanto era importante in quello che volevo scrivere, e alla fine la storia che mi è venuta in mente poteva succedere solo a Cesenatico, solo qua, perché quei personaggi che mi andava di raccontare, che sono inventati ovviamente, dovevano muoversi in questo piccolo mondo, un mondo piccolissimo e gigantesco per certi versi. E devo dire che un po' questa cosa mi ha fatto anche paura, perché ho detto si esauriranno le storie che mi vengono in mente che succedono a Cesenatico, però poi ho detto adesso c'è questa, pensiamo a questa qua. È chiaro che visto che sono tutti dei personaggi inventati, la mia sicurezza, il mio comfort è farli muovere in un posto che io conosco e avere il privilegio di conoscere o pensare di conoscere bene un luogo ti dà secondo me la sicurezza anche per spingerti a inventare una storia un po' diversa, un po' nuova, anche andare dove non pensavi di poter andare. Quindi mi faceva molto comodo rimanere a casa e metterci delle cose inventate, quindi anche particolari, anche diverse, però poi sapere che
sapevo come erano fatte le persone che erano attorno a quel libro, perché poi qualcuno di vero c'è, qualche riferimento al reale c'è, è tutto un po' verosimile, però questo mi aiutava. Quindi per adesso ho ancora bisogno di rimanere a Cesenatico per inventarmi delle storie. Poi non so se ne scriverà un altro mai, potrebbe essere ancora ambientato qua, non lo so. È molto comodo stare qua da questo punto di vista. Io sono un sostenitore del fatto che un artista debba avere una sua voce riconoscibile, che anche se le opere sono tutte diverse comunque si veda la paternità comune, quindi io ho apprezzato questa cosa. Dicevi dei personaggi che sono inventati. Allora la cosa curiosa, una delle cose curiose di questo libro è che per una buona parte del libro i due protagonisti proprio sembrano non avere nessun legame se non Cesenatico, e l'unico esile filo conduttore è un personaggio che è un po' così, un po' scombicchierato, che fa il custode dei campi da tennis ma non sa giocare a tennis, che lavora con i pescatori ma non va, ma non va in mare perché c'è il mal di mare, che a un certo punto uno gli dice: ma te sei un curioso marinaio del cazzo, ma io sono un marinaio di terra, e si chiama Messico, anzi lo soprannominano Messico, e è l'unico che parla con entrambi i protagonisti, fa da filo conduttore. A un certo punto insomma si capisce che è focale, perché è quello che fa la famosa domanda che dà il titolo al libro: ma te come ti difendi? Quindi io ti farei una doppia domanda a questo punto. Uno, c'è questo personaggio di Messico che, anche se all'inizio è così, seconda fila, rimane subito impresso. Come ti è venuto in mente? E io ti ho sentito, credo, in un'intervista in rete parlare del titolo e del fatto che il titolo viene da un episodio reale, e ti chiederei di raccontarlo perché mi aveva colpito. Il titolo è, tra virgolette, rubato alla vita vera, nel senso che quando studiavo a Roma alla Sapienza andavo sempre in un bagno al quarto piano prima degli esami che mi portava fortuna, e una mattina ero lì, avevo 23-24 anni, esco dal bagno, mi sto lavando le mani, arriva un signore anziano, trasandato, probabilmente aveva dormito in strada, non lo so, comunque mi sembrava un po' consumato dalla vita, che mi guarda e mi dice: ma te come ti difendi? Ah, così? Così secco, senza ciao, buongiorno, niente. Io non sapevo cosa dirgli, quindi gli chiedo: ma cosa? E lui mi dice: nella vita due cose si difendono, la dignità e la famiglia. E poi va via. Io non l'avevo mai visto prima, non l'ho mai più rivisto, però quella domanda mi è piaciuta, era una domanda bella che mi sono fatto, che mi risuonava sempre, quindi quando ho sempre pensato: se scrivo un romanzo voglio metterci questa domanda. Poi Parla mi ha avuto un'altra storia, però poi quando era ora di provare a fare qualcosa di nuovo ho detto: voglio metterci questa domanda alla base di tutto. Perché scusa, questa domanda è stata prima di Sì, Parla. prima di Parla, Certo. più di 10 anni fa penso, però ce l'avevo sempre in testa, me la facevo, la chiedevo ai miei amici, mi ronzava in testa perché è una domanda che mi piace, che secondo me risuona molto nella vita di ognuno, anche nelle mattine, anche nella quotidianità. E quindi ho detto: voglio farci un romanzo che si basa su questa frase, su questo titolo, su questa domanda. Poi devo dire che nella prima stesura c'è anche molte volte di più, poi un po' di volte l'abbiamo tolta perché era troppo. Però come titolo funzionava, quindi sono stato contento che anche alla casa editrice sia piaciuta e l'abbia tenuta. E il personaggio di Messico, in realtà, tra l'altro ho fatto una presentazione questa settimana al Salone del Libro e mi hanno chiesto: ma qual è il vero nome di Messico? E allora nel libro c'è, ma io non me lo ricordo, quindi è talmente importante il suo soprannome che gli mangia la vita, gli mangia l'esistenza, anche lui ci gioca spesso. E Sì, a un certo punto da adesso mi chiamate Messico 86. perché c'erano i mondiali. E devo dire che per me è importante per due motivi. Il primo, che come dicevi i due personaggi vivono nello stesso posto, che è questo, che è Cesenatico, che è un posto apparentemente molto piccolo, che però credo che sappia anche nascondere molto bene le persone. E ho pensato che c'è gente che ha la mia età, del mio stesso anno, con cui magari sono andato a scuola a una stanza di distanza, che io non ho mai visto, non conosco, con cui non ho rapporti, quindi è un posto piccolo che però permette anche di vivere molto per i fatti propri, quindi mi sembrava verosimile che loro due, essendo non coetanei ma più o meno, vivessero delle vite completamente diverse, che non si incrociavano mai, e quindi volevo creare un terreno comune fra queste due persone così distanti, così incredibilmente anche in contrapposizione, se vogliamo dire. E una persona un po' irregolare, stramba, mi piaceva da raccontare, anche se devo dire che Messico sembra il più debole, il più flebile di tutti, però forse è quello anche poi che ha più il senso di realtà delle cose che le tiene insieme. E dentro Messico è stato anche un divertimento scriverlo, perché è un libro che non è esattamente allegro in generale,
un libro abbastanza triste, cupo, però Messico mi piaceva perché ogni tanto fa le sue battute, è quello che ha un po' di sarcasmo, che smorza un po' e che è stato anche un divertimento da scrivere per tenere insieme tutti, per impastarli un po'. Nel libro si parla della pesca, tra l'altro della pesca Dei tonni. tonni. Io ignoravo che fino a tempi abbastanza recenti si pescassero i tonni a Cesenatico e se ne parla in modo molto preciso, anche tecnico. A un certo punto dici che siccome i pescatori hanno cambiato la strategia, adesso le due barche possono andare ognuno per conto loro, non c'è più bisogno che... Hai fatto un lavoro di documentazione. Sì, ho letto un po' di libri che diciamo editi da case editrici locali che però parlano in maniera molto precisa di questa cosa, molto analitica e interessante. Mi è piaciuto anche perché io ovviamente neanche io lo sapevo che c'erano le tonnare, non ne avevo idea, non sono praticamente mai salito su una barca, quindi non avrei avuto la competenza per raccontarlo. E poi ho parlato con un po' di persone, qualcuno che sulle tonnare c'era stato, qualcuno che conosceva bene quel mondo e che mi ha raccontato dei dettagli bellissimi di un mondo incredibile che sembra lontanissimo ma che in realtà accadeva poco più di 30 anni fa alla fine ed era un mondo pieno di violenza, talento, folklore. C'erano un materiale da farci 10 film per tutto quello che succedeva su quelle tonnare e ho pensato ma perché nessuno conosce questa storia, perché nessuno ce la racconta, è una storia strabiliante, è incredibile. E allora ho detto guarda, voglio documentarmi perché voglio mettercene una parte. Chiaramente non c'è una pretesa di essere esauriente o di studio analitico, però ho cercato di rubare tutto quello che mi serviva per rendere quella parte di storia credibile e per rendere credibile uno dei due personaggi che su una tonnara alla fine ci passa la maggior parte del tempo e della sua vita. E poi ecco l'ambiente della marineria, di questo uscire sempre in gruppo, di stare insieme, di passare tante ore, di stordirsi dalla fatica e dal lavoro anche con un po' di clima di cameratismo mi piaceva da raccontare, perché è una cosa che succede qua ma non succede mai veramente qua, perché le cose salienti di chi va in mare da qua succedono lontano da qua, in mezzo al mare, e quindi è un posto in cui loro sono sempre Cesenatico ma poi non ci sono mai, e quindi anche questo mi sembrava molto poetico da poter provare a indagare. Nel primo libro Parlami, io ho trovato che ci fosse una scissione a un certo punto, l'avevo anche detto nella presentazione, perché inizialmente c'è un clima idilliaco, no? Sembra tutto edulcorato, tutto innocuo, poi c'è invece una seconda parte in cui appare il dramma, il marcio anche, e qui invece i toni sono più cupi da subito, però anche qui c'è a un certo punto uno squarcio per cui adesso non voglio, come si dice oggi, spoilerare, però diciamo c'è un risvolto che era inatteso inizialmente, perché scrivere sia anche rivelare, svelare. Sì, allora secondo me Parlami era un libro diverso, ambientato nello stesso posto. A rileggerlo adesso secondo me aveva un difetto di ingenuità a cui sono anche poi affezionato perché ero più piccolo, più giovane, meno esperto, che i personaggi erano molto monolitici, cioè c'erano un giudizio molto netto su chi erano i buoni e chi erano i cattivi, no? Quindi personaggi bianchi, personaggi neri, proprio in maniera netta, troppo netta. E quello che ho voluto fare in questo libro era cercare di rendere i personaggi che ho descritto più delle persone. E dentro le persone ci sono tante scale di grigi, no? E volevo che i personaggi si comportassero delle volte bene, delle volte non bene, delle volte rispettassero le mie aspettative di lettore e di persona e delle volte no. Quindi secondo me in questo libro c'è più questo tipo di svelamento perché delle persone fanno delle cose che non ci aspettiamo o si comportano diversamente da come noi ci aspetteremmo, e penso che sia una chiave di questa storia il fatto che non è detto che se una persona non si comporta come noi ci aspettiamo si stia comportando male, magari si comporta al massimo delle sue possibilità. Messico è proprio secondo me l'esempio di questa cosa. In dei momenti del libro penso mi sta deludendo, non si sta comportando come io vorrei che lui si comportasse, però semplicemente non ce la fa. E secondo me ho cercato di mettere lo svelamento nei personaggi, di far capire che avevano una natura complessa il più possibile, quindi è un libro meno monolitico, diciamo che ha più un'evoluzione, anche i personaggi hanno più un'evoluzione, anche
nel loro tempo, e ho cercato di tenerli anche un pochino più nascosti, anche per far venire voglia di andare un po' più avanti pagina dopo pagina. Che i personaggi abbiano una complessità, che il comportamento sia da leggere anche in controluce, non come appare immediatamente. Si capisce anche da un fatto di cui veniamo informati subito, a differenza del protagonista, cioè che Sergio, essendo apprendista marinaio, discendente di una famiglia di marinai, a un certo punto deve formarsi. Allora il padre chiede a un marinaio, Eros, di metterlo in difficoltà, di fargli gli sgambetti, di fargli dei piccoli dispetti, e l'altro protesta, cioè l'altro è dispiaciuto, però lo fa per il suo bene, no? È un meccanismo che funzionava nel lavoro di quegli anni, nel lavoro in mare, nella formazione, cioè bisognava che le persone imparassero ad essere adulte anche quando non lo erano. Il modo per diventare adulte su una barca era fare l'adulto, quindi il padre dice: oh, devi rompergli le palle a questo qua, perché lui deve essere capace di fare le cose quando non ci sarà nessun altro a farle al suo posto, e quindi lo mette sotto pressione, lo mette sotto torchio. E questo ragazzino che ha 14 anni, perché tanti iniziavano ad andare in mare a quell'età, senza la possibilità ovviamente di andare avanti a studiare o la scelta di fare altri lavori, si trova in difficoltà, anche dice suda, è sotto pressione, ma deve farlo. E suo padre lo fa per il suo bene, perché sa che poi quando sarà il momento di farlo veramente lui sarà pronto, perché è stato messo sotto pressione. E chiaramente è tutto una cosa in negativo, cioè non lo vediamo da fuori questa cosa, noi vediamo solo lui che impara, e questo vale anche per l'altro personaggio tennista, cioè noi non vediamo da fuori la sua natura, però nel libro un po' viene svelata e questo incide molto nella sua vita. Quindi mi interessava anche raccontare la differenza fra la sfera privata delle persone, soprattutto in una provincia come Cesenatico, invece la sfera pubblica che vediamo da fuori, cioè noi non possiamo sapere di nessuno di noi quello che succede veramente nel privato, nell'intimità, no? Della nostra anima, del nostro cuore, le giudichiamo solo da fuori in un modo. Armando, visto da fuori, è una persona antipatica, scontroso, si comporta male, risponde male, però noi non possiamo vederlo illuminato a 360 gradi, ne vediamo solo una parte. Tutto questo arriva nel libro perché riusciamo a vederlo più o meno tutto. Mi ha colpito appunto questa struttura che inizialmente è doppia, cioè normalmente un libro ha un protagonista che viene presentato, e qui per insomma Un bel po'. un bel po', oltre la metà, i due non si toccano e tu non capisci se il lettore è in dubbio se sta leggendo un doppio libro, perché sono due protagonisti. C'è un momento in cui nasce un libro nella mente dello scrittore, no? Cosa è successo? È nato prima il pescatore, è nato prima il tennista? Perché hai scritto un libro che ha questa doppia testa, diciamo? Cos'è? No, questa è una domanda che mi ha fatto anche la casa editrice dall'inizio. Ecco, Questa cosa. anche loro erano... Poi dopo sono stati convinti, per fortuna. Perché è una cosa originale, in effetti inusuale, se non altro. Sì, no, è che io mi ero fissato sulla pesca, quindi volevo raccontare quel mondo lì. Poi però mi è venuto in mente, ragionandoci, che mi sembrava che avesse un sacco di punti in comune con il tennis, nel senso che la pesca del tonno, soprattutto negli anni 70, 80, quindi quando non c'erano nessun tipo di tecnologia, no? Non è che c'erano i droni, i radar, non c'era niente. Questa gente usciva e doveva pescare tra virgolette a sentimento, cioè aveva delle tecniche, quindi vedeva i gabbiani che si muovevano, l'onda che si inarcava in un certo modo, il vento, e quindi una persona si prendeva la responsabilità di dire ad altre 30 persone: guardate, i tonni sono là, andiamo là, dobbiamo pescarli. Delle volte i tonni c'erano, delle volte non c'erano, dovevi fidarti di questa persona, no? Poteva andare bene o male. E la persona che indicava dove era il pesce ovviamente era la persona ritenuta abile, di talento, che lo faceva da una vita, solo che non sempre aveva ragione. La stessa cosa secondo me succede in uno sport come il tennis, cioè per quanto tu sia preparato, talentuoso, allenato, c'è la mattina in cui ti svegli e il dritto non va, il rovescio non va e non puoi farci niente. C'è sempre quella parte di imprevedibilità che non ti fa mai sapere come andrà la tua giornata. E lo stesso della pesca. Cioè, mi sembravano veramente sovrapponibili e uguali queste due cose. E ho detto, beh, allora voglio metterci... Ovviamente non potevo fare che il pescatore giocava anche a tennis, sarebbe stato inverosimile, no? Cioè, non aveva tempo per queste cose frivole, tra virgolette. Quindi ho detto, voglio creare due personaggi totalmente diversi, che fanno due cose totalmente diverse, che si assomigliano però per tutto tranne che per l'ultimo dettaglio. E quindi è nata così questa cosa, e poi
ci ho preso la mano, mi è piaciuto, mentre lo scrivevo ho detto beh, continuiamo così perché secondo me la sovrapposizione funziona molto. Quindi sì, è come se le due vicende gettassero luce l'una L'una sull'altra. sull'altra, esatto, esattamente. Proprio Quindi così. è nato prima il Il pescatore, e è poi... nato tutto da lì, è nato dalla pesca, da raccontare quel mondo lì, anche perché era un mondo che non conoscevo, quindi mi interessava dire adesso studio questa cosa e voglio provare a scriverci qualcosa sopra, perché non lo so, così poi la saprò. E però ho detto mettiamoci anche qualcosa che invece penso di conoscere meglio, e così questa cosa bilanciava, mi aiutava anche nella fatica, no, di cercare le cose, di scrivere una parte anche più spontanea, ovviamente anche se riletta, rilavorata, però di cose anche diciamo meno tecniche, più cioè, le considerazioni che faccio sul tennis sono sicuramente opinabili, ma non c'è una verità assoluta, no? È una visione che ho io di questo sport. E quelle sulla pesca avevo bisogno che invece fossero un po' più documentate, cioè non potevo scrivere delle cose inesatte. Quindi c'è anche un bilanciamento secondo me di un po' più di leggerezza e un pochino più di cose tecniche, di approfondimento delle due parti. Ah, ecco, sì, si equilibrano e creano come un respiro nel libro, certo. Quindi tu ti documenti prima di scrivere, Sì, hai fatto per questo mi sono dovuto documentare perché avevo paura di scrivere delle cose sbagliate, poi ovviamente io prima di scrivere, cioè non ho il talento per scrivere una storia a braccio, di cominciare a andare e dire dove va. Cioè io ho bisogno di avere una scaletta bella precisa e sapere che dal punto A voglio andare al punto Z. Poi magari le cose cambiano mentre sto scrivendo, però devo avere bene sulla tavola quello che voglio fare e mi documento prima. Cioè devo, come dire, sulla scrivania devo avere tutto già, tutti gli strumenti che mi servono. Dopo dei giorni li uso tutti, dei giorni ne uso di meno, però devo averli tutti lì, non riesco a cominciare senza avere tutto pronto. Quindi in questo caso la documentazione è stata tutta precedente, poi a volte magari avevo dei dubbi o delle cose che non mi ricordavo e le andavo a rivedere, però sì, lo studio è stato prima. E dopo, infatti, la scrittura poi sembra molto spontanea, molto vivace, anche quando descrivi la famiglia a tavola, il pranzo di Pasqua, e c'è un punto impressionante in cui tu descrivi il desiderio, il trasporto amoroso, diciamo, di un personaggio come se fosse una sorta di mania che trasfigura addirittura il paesaggio, tutto, quello è veramente potente, anche lirico. Cioè, qual è stata la parte più difficile da scrivere? Questo tipo di immedesimazione con i personaggi, o è più difficile documentarsi prima e poi dopo si va in discesa? Allora, secondo me due cose sono quelle che fatico di più a scrivere. La prima sono i dialoghi, quindi come parlano le persone. Io da lettore mi fa molto arrabbiare quando leggo delle cose, cioè dei romanzi ovviamente, in cui tutte le persone parlano uguale. Cioè, perché non è vero, non è che se tutti siamo in parliamo tutti uguali con lo stesso modo di... Non è così. E di solito a volte è purtroppo lo stile della prosa dell'autore. Esatto, però non è così, quindi questa cosa mi fa venire fatica, perché penso, io non voglio che qualcuno legga il mio libro e veda che il babbo parla come il figlio, come il nonno, come un amico, ognuno parla in maniera diversa. Questa proprio è una cosa su cui ci perdo le ore, la vita, gli occhi, perché voglio avere un'idea di come parlano le persone. Quindi quella è una cosa che è faticosa per me, proprio da scrivere, perché è la cosa a cui tengo di più in assoluto. In questo libro chiaramente c'è una parte in cui mi sono dovuto immedesimare per forza di qualcun altro, cioè ovviamente in un tempo diverso. Uno dei due personaggi degli anni 70 si trova negli spogliatoi del tennis, del circolo in cui gioca, e si accorge che lui non è come tutti gli altri, lui non piacciono le ragazze ma piacciono i ragazzi. E ovviamente questa cosa è una cosa inverosimile nella Romagna degli anni 70, non è accettabile, cioè lì la sua difficoltà non è solo capire di essere diverso, ma è che lui non ha nessuno che è uguale a lui non può neanche copiare nessuno, non può imitare nessuno, perché non può viaggiare, non ha i social, non se ne parla sui giornali, non esiste questa cosa, quindi lui deve inventarsi un modo di amare un'altra persona e non sapere se c'è qualcun altro che è come lui. Quella parte lì da scrivere, quell'immedesimazione lì è stata molto difficile, perché è una cosa un po' lontana da me, e poi perché io non ho mai vissuto in un mondo così. Cioè io già quando sono cresciuto avevo un computer in casa collegato all'internet, avevo la televisione, era molto facile viaggiare,
sono andato a studiare in una città vicina, cioè avevo un accesso incredibile, no? Infatti tu dici è comodo rimanere a casa, no? Nella scrittura, però tu non racconti mai il tempo presente, il tempo che tu hai vissuto, perché anche l'altro libro era ambientato in un tempo che tu non hai visto. Infatti alcune cose mi hanno sorpreso anche per la vividezza della descrizione quando racconti il night club negli anni 70-80 che non c'è più. Questa cosa qua, io trovo che per raccontare il presente ci sono dei romanzi che lo fanno bene, però il presente è pieno di WhatsApp, mail, telefonate, queste cose qua che sono già presenti nel mondo fuori dai libri. Se devo anche scrivere di questa cosa qua mi viene male, cioè non mi interessa, non mi piace. E quindi il tempo è una cosa, il tempo presente è una cosa da cui voglio stare al largo, voglio raccontare di un mondo in cui queste cose ancora non c'erano. E poi questa cosa secondo me è molto utile, questa è una cosa paracula. Nei miei libri tante persone si nascondono, spariscono, hanno bisogno di non farsi trovare. E in quegli anni lì era facile, adesso è impossibile, o comunque è quasi impossibile essere irreperibili, non farsi trovare, nascondersi, o farsi vivi quando noi vogliamo. Negli anni 70 e 80 era così, poi una parte del libro lavorano in mare, quindi vanno via dei giorni senza che nessuno possa sapere dove sono. Quello è proprio l'apice totale per me. Però ecco, nascondersi e scappare in quell'epoca lì che nel libro, come era in Parlami, era molto più facile. Adesso c'è un po', come dice Zero Calcare, il demone della reperibilità, no? Tu sei sempre più o meno connesso da qualche parte. E questa è una cosa che va contro le storie che mi piace raccontare, quindi anche per un fine utilitaristico, l'ho detto prima, perché così i miei personaggi possono scappare abbastanza tranquillamente. Poi mi piacciono le storie di quella Cesenatico così, negli anni 70-80, ne ho sentite tante, me ne hanno raccontate, le rubo, le capisco. Ci sono una delle poche cose ancora belle di Facebook, sono dei gruppi che si chiamano tipo La Cesenatico di una volta, La Cesena di una volta, in cui questa gente che non fa lo scrittore di mestiere, fa altri lavori, racconta delle storie bellissime, scritte benissimo, con delle foto incredibili. Quindi ogni tanto io nel tempo libero vado a vedere qualcosa, ho rubato sicuramente anche da lì, poi dopo l'ho reinterpretato. I social network al servizio Esatto, della letteratura e del passato. Ma quando io ho conosciuto scrittori che dopo che hanno scritto un libro se ne vogliono allontanare, cioè dopo non sopportano più di parlare di quel tema lì, no? Altri invece che rimangono legati a doppio filo. Io mi ricordo, dopo aver scritto, il primo libro che ho scritto per Rizzoli era un romanzo, una specie di romanzo, e quando l'ho finito avevo una specie di malinconia, dico ma adesso questi qui non li vedo più, cioè, questi qui mi vedevo i personaggi, io sapevo che non esistevano, però allo stesso tempo mi sembrava strano dovermene distaccare quando facevo il firmacopie, no? Dicevo, adesso c'era tutta la gente in fila, ma magari lì in mezzo ci sono. Non so, a te capita che ti affezioni ai personaggi, oppure a un certo punto chiudi il libro proprio? No, mi piace molto, mi ci affeziono e mi sono mancati quando non li scrivevo più, perché alla fine tu, la cosa è bello stare con i personaggi perché nessuno sa che tu ci stai mentre lo stai scrivendo, cioè tu puoi anche non dirlo a nessuno, tu ci dedichi 2 ore al giorno che sono solo le tue e stai con loro, quindi questa è una cosa molto bella, che ti difende a proposito del libro, no? Ti difende da tutto quello che ti succede attorno. E a me mancano molto. Poi devo dire che secondo me arrivi all'apice, cioè adesso l'hai scritto, ne parli, cerchi di presentarli in più posti possibili, di parlarne a più persone possibili, quindi fai una scorpacciata incredibile. Poi secondo me fra un po', tipo fra 2 mesi, per un po' non ne puoi più, però sono molto affezionato ai personaggi di Parlami e ancora questi totalmente, molto, cioè mi piacciono, mi piace ritornarci, mi piace parlarne con chi fortunatamente qualcuno l'ha letto, e io mi ci sono immerso così tanto che per me sono delle persone reali, e quindi a volte, senza fare spoiler, mi dispiace che gli succedano delle cose, però penso anche che gli dovevano succedere, non potevo fare diversamente, cioè mi sono chiesto ma dai poverino, no? Senza però tanto. Però gliel'ho fatto succedere lo stesso perché ne avevo bisogno, perché mi sembrava che la storia funzionasse. Però sì, ho provato, cioè qualche personaggio mi sta anche sulle qualcuno mi sta più simpatico, cioè Armando a volte mi sta antipatico, però mi piaceva che fosse antipatico in certi momenti del libro. Certo. Perché
come le persone vere, reali. A me è successo che ho dovuto immaginare proprio come era fatto il personaggio, non solo come si chiamava, ma anche come era pettinato, il colore degli occhi, dei capelli, anche cose che poi non vanno a finire nel libro per forza. Certo, io penso che dei personaggi la vita fuori dal libro che non entra è forse la cosa più importante e ti devi fare un sacco di domande. Cioè questo libro non parla di quotidianità, no? Non è che parliamo dagli anni 70 al 2016 di tutti i giorni, anche perché sennò dai che palle. Sì. No, ci sono delle fotografie di momenti, Sì. Però c'è tutta una vita che passa fra i momenti che io descrivo. Io mi sono fatto delle domande su che Ah, cosa cosa succedesse fanno? in quella vita lì, perché doveva crescere, doveva invecchiare, anche cambiare. Secondo me quella cosa che non va nel libro è importante almeno tanto quanto quella che ci va, perché forma la personalità. Anch'io magari, anche se non ne parlo, mi chiedevo come cambiavano, come erano vecchi, il corpo, come si pettinavano, i vestiti, a volte c'è anche. Però tutto quello che c'è attorno per me è fondamentale per descrivere poi quello che metti lì. Quella è una spremuta, no? Sì. È una spremuta, però per fare la spremuta servono 5 arance tutte intere. Poi è vero, ne butti via la buccia, e i semi e tutto quanto, però servono di quello. Per me il libro è la stessa cosa. Questa domanda, come ti difendi, arriva, cioè non ha una risposta, almeno insomma, Messico va sia da Armando che da Sergio, dice, come ti difendi? Di solito lo caccio via, ma cos'è che vuoi? Insomma, perché la domanda viene fatta così di punto in bianco e non si capisce neanche il contesto. Tu hai fatto diverse presentazioni di questo libro, anche al Salone del Libro, eccetera. Hai ricevuto delle domande? Allora, Pensi che ci, domanda è? ci sono delle domande Vai. che alle presentazioni fanno sempre, che sono secondo me le peggiori. Vai. La peggiore che fanno, ma la fanno tutti, ma magari l'ho fatta anch'io, non so, a qualcuno, che ti chiedono tipo, ma quanto c'è di te nel protagonista? Questa è proprio la domanda tremenda da fare. Tra l'altro sei doppio il protagonista, quindi Sì, quale dei esatto. due? No, è che secondo me presuppone sempre come per dire, ma tu non sei capace di inventarti un personaggio, quindi sicuramente sei te un po' romanzato. Questa è proprio la domanda tremenda. Poi tutti adesso chiedono, ma tipo tu come ti difendi e come fanno a te la domanda, no? Ok. Così. Però la domanda di questo libro è bella che non abbia risposta, perché nel mondo che io descrivo questa gente è troppo impegnata a fare le cose, non si fa le domande, non se lo chiedi. Cioè quando vai da un pescatore che dice ma te come ti difendi? Lui dice, ma, cioè, non mi rompere le scatole, io devo lavorare, devo Ma faticare, infatti sono quando morto, no? quando lui fa questa domanda, quando Messico fa questa domanda, sembra un matto, uno scocciatore che interrompe insomma, il lavoro, le attività serie. A me piace che sia vissuto così, che volevo che fosse vissuto così, e che però invece di sottofondo fosse guarda che lui ti fa la domanda più importante. Se tu l'avessi ascoltato ogni tanto, forse la vita di questi due sarebbe andata diversamente, cioè tu non saresti sulle tonnare anche se non ci vuoi stare, e tu non parleresti ancora con i tuoi genitori o qualunque cosa ti possa venire in mente, no? Però è bello che la gente non lo considera perché è impegnata a vivere. Però lui invece gli fa la domanda che secondo me gli potrebbe spiegare come vivere un po' meglio di come stanno vivendo. Ma infatti un meccanismo efficace per me è che il personaggio è così strampalato, no? Quello che fa. Perché poi fa anche altri discorsi Strani. sì, però- strampalati, che sembra che non abbia una capo e coda. Però il libro si chiama così. E c'è anzi questa domanda che campeggia bellissima su questo sfondo, per cui tu capisci che c'è qualcosa in più. È come se lui fosse una specie di angelo in incognito, un angelo custode È strampalato. vero, perché se tu ci pensi in questa storia, se tu togli uno dei due protagonisti, quindi se togli Sergio, il libro potrebbe stare in piedi. Se certo. togli Armando, il libro potrebbe stare in piedi. Se togli Messico non sta in piedi niente. Quindi lui è il personaggio più Bello, è più vero. strano, più è strampalato, vero. più precario, che non sai bene da dove viene, non sai come si chiama, però se togli lui il libro non esiste più. E quindi a me piaceva questa cosa che quello che apparentemente era lo stupido del paese, in Sì. realtà era quello più intelligente di tutti, più o meno uno dei più intelligenti di tutti che tiene in piedi la storia. Cioè senza Messico questa storia non esiste, sicuramente loro non si incontrerebbero mai. È un personaggio che all'inizio sembra marginale, ma allo stesso tempo tu capisci che c'è qualcosa in più, e in un certo senso è il fulcro del libro. Sì, assolutamente. E poi molti mi hanno chiesto ma perché si chiama Messico? Questo non lo so. Cioè mi piaceva come suonava, ma come tanti soprannomi non si ne conosce più l'origine. Gliel'ha dato qualcuno un giorno, chissà perché, lui se l'è preso addosso, gli piace e lo tiene così, ma proprio in alcuni soprannomi c'è il motivo, magari lo dico anche nel libro, lo spiego. Sì, c'è Di lui non c'è. Cioè, uno che si chiama Celentano perché assomiglia a Celentano. Sì, cioè qualcuno c'è. Uno che si chiama Lobello
perché fischia. Perché è quello che ha visto i tonni e fischia. Esatto, e secondo me ci stava, quindi alcune motivazioni ci sono. Lui non si sa perché, è così e basta. E anche questa cosa secondo me mette un po' di mistero attorno. Anche questo però è realistico, perché di tante persone che hanno dei soprannomi non si sa perché si chiamano così. Cioè, Certo. non se lo ricordano più né loro. Nemmeno loro, non si sa chi gliel'ha dato, però il soprannome in Romagna decreta il rapporto sentimentale che hai con l'altra persona, perché se lo chiami col soprannome magari hai un certo rapporto, una certa confidenza, quindi chiamarlo in quel modo fa già capire che rapporto c'è tra due persone, in ogni contesto, no? Sì. Al bar, come in giro, come magari a volte uno va a vivere fuori, lo chiamano col nome completo, non si riconosce bene perché tutti l'hanno sempre chiamato così perché era il soprannome della sua famiglia, chissà da dove veniva, a volte. E questa cosa qua, questo c'era molto anche in Parlami, i soprannomi sono fondamentali per me nel raccontare una storia, sono proprio il fulcro. Andrei verso la conclusione, certo. perché non so quando, per me è volato, però. Sì, andiamo. Guarda. Il libro comincia con un uomo che picchia una donna, no? E siccome il tema della violenza sulle donne eccetera è molto presente, mi sono chiesto se c'è un riferimento all'attualità oppure al contrario tu volevi far vedere un mondo un po' brutale che non esiste più. Cioè, capito? No, questa è una domanda molto pertinente perché il libro è sempre iniziato così. Io lo mando, quando l'ho mandato ho detto ok, lo pubblichiamo, era così. E quindi loro mi hanno detto ma che bello che inizi con un tema di attualità raccontiamo questa cosa. E io molto sinceramente gli ho detto guardate, se volete la raccontiamo, però non è così. Nel senso, cioè non c'era una volontà di questo tipo, perché poi il libro effettivamente prende tutta un'altra via, tutta un'altra E infatti per quello te l'ho chiesto, perché inizia così, uno ci pensa subito, e dice, poi però vede che non c'entra niente. Però secondo me il libro poteva iniziare solo così, cioè la fotografia di quel tempo, di quel luogo, di quella famiglia, lì in quel momento serviva uno schiaffo, perché secondo me glielo dava veramente il nonno alla sua nuora, lo schiaffo. E era il racconto di quell'epoca, di quel momento, di quella casa che forse era tante case in questo contesto. E io penso che sia un libro che è spesso violento questo libro, però non è brutale, nel senso, secondo me non c'è neanche un goccio in più della violenza che ci doveva essere, non è mai gratis o perdita, però quella che c'è è quella che secondo me in questa storia esisteva e che serve alla storia per esistere, cioè in quel momento se lui c'è un momento in cui il nonno entra in casa e dice mio nipote, il bambino, deve smettere di andare a scuola e deve andare in mare, e la mamma dice no, sono io la tua mamma, uccido io, lui ha 14 anni, il prossimo anno va a fare il superiore, e il nonno non accetta questa cosa, loro hanno una barca, non a tonnare, le loro proprietà, lui deve andare in mare. Nel 73, non mi ricordo che anno è, se lui gli avesse fatto un urlo o se avessero discusso, ma però non avrebbe retto, non sarebbe stata vera quella cosa lì. Ci voleva che lui gli desse uno schiaffo. E la cosa peggiore, secondo me, di quella scena non è lo schiaffo, è il fatto che il marito, cioè il figlio, sta seduto, finisce di mangiare i suoi biscotti, sorseggia il caffè, si alza e fuma la sua sigaretta e non dice niente. Per me quella è la violenza massima di quella scena, ancora più dello schiaffo, no? Perché me la immagino nel contesto. Io non ci ho fatto una riflessione su quella cosa, è proprio, poi in realtà è veramente la prima cosa che ho scritto, anche cronologicamente, e quindi quella violenza lì mi serviva per far partire tutto e anche per descrivere l'atmosfera. Non ci ho pensato oggettivamente, cioè sinceramente. Sì. È solo il fatto che siamo, come dire, falsati dalla dall'attualità percezione attuale, e quindi però non era una cosa dell'attualità come il tema dell'omosessualità, cioè non è che ho pensato è una cosa di cui magari adesso si parla, è che mi piaceva raccontare di uno che in provincia a metà degli anni 70 scopre di essere totalmente diverso dagli altri, e quindi come fa, cosa fa, come si comporta, dove va. Questo era il mio punto di partenza. Sì, infatti non è mai, come dire, affettato, non sembra mai un racconto, un riferimento all'attualità con secondi fini, cioè in modo surrettizio. Sì, cioè non ci avevo pensato, poi magari se avessi pensato ci avrei cliccato la mano, non lo so, però non ci ho pensato. E come dici tu, quello che c'è di tensione domestica, di violenza, che è forte, si sente, è forte anche perché è realistico e credibile. Cioè non c'è mai un momento in cui dice no, ci sono alcuni libri che per calcare la mano poi per me perdono l'aderenza col lettore perché
Non ci credi più, non ci credi più. Sì, sì, è vero, e secondo me la violenza più grande che c'è in questo libro è il fatto che dentro entrambe le famiglie la gente si fa molti fatti propri, ma in maniera estrema, cioè non gliene frega veramente dell'altro, cioè gliene frega di mandare avanti e far camminare quello che loro hanno in qualche modo creato o ereditato. Nella parte del tennis, della pesca è molto evidente, cioè loro hanno una barca, devono mangiare, devono dare da mangiare ad altra gente, quello che succede attorno è una scocciatura, loro devono andare avanti, si fanno i fatti loro, non gliene frega quello che pensano il figlio, la moglie, la suocera, allora non gliene frega niente, devono andare avanti. In un certo qual modo anche nell'altra parte, perché il padre di Armando fa il pescatore, rifiuta quello che è il figlio, a un certo punto non gliene frega più niente, la mamma ha il suo negozio di fiori, deve andare avanti, cioè si fanno tutti i fatti propri. Per me quella è la violenza più grande che c'è nel libro, il fatto che si guarda avanti e non ci si guarda mai attorno. Per me quello è più violento degli schiaffoni che ci sono o delle testate che ci sono, dei pugni che ci sono, che un po' ce ne sono, mi da dire. Però quel guardare solo avanti e mai attorno per me è più violento di darsi i volti. Sì, è vero, è una violenza che è una specie di clima, di atmosfera, di cose, di atmosfera in cui loro, i personaggi, sono avvolti e che respirano. Bene, io sono molto contento che esista questo libro, che esista Francesco Zanni, che scriva, perché noi abbiamo 2 libri su Cesenatico, da uno scrittore abile, non sappiamo se, come ha detto lui, sarà una trilogia o una serie ancora più lunga, però ci sono 2 bellissimi romanzi ambientati qui e che hanno, a parte questa cosa della violenza, di un clima domestico difficile oggi da accettare, c'è anche però la magia di Cesenatico, il sapore, insomma, della nostra terra. E dicevo, l'ultimo, il più recente di questi 2 libri è questo: Come ti difendi. Grazie. Invece si vede che non è una cosa affettata.